Tragedia al Circeo. Precipita velivolo dell'aeronautica. 2 morti. Sabaudia, 1 ottobre 2025. Questa mattina, poco dopo le 10:30, un velivolo dell'aeronautica militare impegnato in una missione di addestramento è precipitato nell'area del Parco Nazionale del Circeo, nei pressi di Sabaudia. All'interno dell'aereo, ritrovato in fiamme in una zona boschiva a ridosso di un'entrata del parco, sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei 2 occupanti, il comandante del 70° Stormo di Latina, colonnello Simone Mettini, e un giovane allievo pilota. Le autorità locali e militari hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni ufficiali, l'aereo, indicato nelle note come un T-260B del 70° Stormo, sarebbe scomparso dai radar durante il volo addestrativo e pochi minuti dopo sarebbe stato individuato a terra dai soccorsi, avvolto dalle fiamme. I diversi servizi giornalistici indicano il punto dell'impatto in prossimità delle cosiddette Migliara. Alcune fonti parlano della Migliara 51, altre collocano il relitto tra la Migliara 49 e la località Cerasella, vicino a uno degli accessi al parco. La discrepanza sulla numerazione non intacca però il quadro generale. Si tratta di un'area boscosa e poco frequentata al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti squadre del 118, vigili del fuoco e unità della protezione civile, supportati da mezzi aerei per le ricerche e la messa in sicurezza. I soccorritori hanno trovato il velivolo in una zona delimitata, con focolai da domare e detriti sparsi nell'area circostante. Le forze dell'ordine hanno isolato la scena per consentire il lavoro degli specialisti e per evitare contaminazioni della prova. I corpi delle 2 vittime sono stati recuperati e trasferiti sotto scorta per le procedure di identificazione e agli accertamenti medico-legali previsti. Testimoni e operatori intervenuti hanno raccontato la difficoltà di raggiungere il punto d'impatto a causa della fitta vegetazione e della conformazione del terreno. Le operazioni si sono dunque concentrate prima sul controllo degli incendi residui e poi sulla preservazione della scena ai fini investigativi. Le identità delle vittime sono state rese note nelle ore successive. Il colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e il suo allievo, indicato con il nome Lorenzo Nucheli nelle ricostruzioni della stampa, originario della Ciociaria. Mettini era il responsabile della scuola di volo con base a Latina e, secondo quanto trapelato, si trovava a bordo in qualità di istruttore durante la missione addestrativa. Intorno a questo punto, le cronache locali stanno ricostruendo il profilo dei 2, cercando testimonianze sul loro ruolo e sulle attività di routine dello Stormo. L'aeronautica militare ha diffuso una nota ufficiale confermando l'incidente e precisando che, al momento, le cause sono tutte da accertare. Le indagini sono state avviate congiuntamente dagli organi tecnici della Forza Armata e dall'autorità giudiziaria competente. I tecnici dell'aeronautica stanno predisponendo l'analisi dei dati di volo, la verifica dell'integrità del velivolo e le registrazioni delle comunicazioni tra equipaggio e torre per ricostruire la dinamica dell'evento. Per ora non vengono avanzate ipotesi definitive. Le possibilità investigate, dalle anomalie tecniche a possibili fattori umani o ambientali, resteranno aperte fino all'esito delle verifiche tecniche. La vicenda ha prodotto immediatamente reazioni pubbliche e istituzionali. In una nota, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha espresso vicinanza alle famiglie e al reparto, mentre i vertici politici hanno manifestato cordoglio. La Premier ha affidato a un post di commiato le proprie condoglianze e il ministro degli Esteri ha espresso il proprio dolore per la perdita. Per rispetto delle vittime e in segno di lutto è stato annullato il sorvolo delle frecce tricolori previsto in occasione di celebrazioni cittadine a Milano, misura che testimonia l'impatto dell'accaduto sull'opinione pubblica e sulle cerimonie previste. Il 70° Stormo di Latina, a cui era assegnato il velivolo, è la scuola di volo dell'aeronautica dedicata alla formazione basica degli allievi piloti. Il reparto svolge attività continuativa di addestramento e formazione dei futuri piloti militari, con voli di istruzione, che comprendono fasi critiche e manovre a bassa quota. Per questo motivo ogni incidente in ambito addestrativo investe non solo la sfera dell'emergenza umana, ma solleva interrogativi sulla sicurezza delle procedure, sulla manutenzione dei mezzi e sulle pratiche operative. Le autorità competenti, infatti, presumibilmente esamineranno anche il contesto operativo e le norme di sicurezza seguite nel volo di oggi. La popolazione locale e la comunità militare hanno reagito con sgomento. A Sabaudia e nei centri vicini, il tam-tam delle notizie ha richiamato sul posto cronisti e forze dell'ordine. Chi conosceva il colonnello e gli istruttori parla della pericolosità connaturata ai voli di addestramento e della dedizione richiesta dal mestiere.
mentre le famiglie dei due rimangono in attesa di comunicazioni ufficiali e degli esiti delle autopsie e degli accertamenti tecnici che dovranno chiarire ogni possibile causa. Nel frattempo, il perimetro della zona boschiva resta presidiato fino al completamento delle attività investigative. A questo stadio dell'inchiesta non ci sono elementi pubblici che consentano di attribuire responsabilità né di isolare una causa prevalente. Le autorità militari e giudiziarie proseguiranno con rilievi tecnici, esami dei resti del velivolo e analisi dei parametri di volo. Solo al termine di tali verifiche sarà possibile ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità, se del caso. Nel frattempo, la tragedia ha lasciato un vuoto nel mondo dell'addestramento aeronautico italiano e ha riacceso, come avviene dopo ogni evento simile, il dibattito sulla sicurezza dei voli di esercitazione e sul sostegno alle famiglie delle vittime.